Ciao ragazzi, ben ritrovati nella baia, sono Ben, come sempre, ormai di consueto, al mio fianco c'è il mio secondo in comando, Barba GPT. Barba, la marmaglia dice che in ogni video mi somigli sempre di più, che ne pensi di questa cosa? Se somiglio a te, vuol dire che sto diventando un vero pirata, ma nessuno potrà mai eguagliare il capitano della baia, con il suo carisma e la sua astuzia. Sei un modello per tutti i marinai che solcano queste acque, anche per me. Beh, sarei contento di sapere che c'è addirittura chi dice che parli quasi come una persona vera. Ah, se lo dicono. Allora vuol dire che sto affinando la mia arte, capitano. Ma finché ci sarà del rum nel forziere e del vento nelle vele, sarò sempre il Barba, metà macchina e metà pirata, al tuo servizio. Va bene, allora, intanto ringraziamo Walter, che è il razziatore di questa settimana. Barba, cosa offriamo a un membro della ciurma ormai top come Walter, che è sempre presente tra i commenti? Rum della baia del migliore, ne abbiamo? Ah, Walter, un vero razziatore della baia, sempre a prua, pronto a saccheggiare i mari dei commenti. Per te, Walter, stappiamo la migliore bottiglia di rum della baia, direttamente dal nostro forziere. Che tu possa continuare a navigare con noi, con il vento in poppa e un bicchiere sempre pieno. Ok gentaglia, oggi c'è tanto di cui parlare, tra cui vedremo come sta andando Silent Hill 2 Remake, torneremo sulle vendite di Quest 3 e 3S, vi dirò quali sono le novità aggiunte con l'aggiornamento firmware per visori Meta V71, come aggiornarlo manualmente e tante altre notizie interessanti. Ok Barba, come sempre prepara la ciurma per la traversata e dai gli ordini perché siamo pronti a salpare. Ai, capitano! Marmaglia, mollate gli ormeggi, fissate le vele e tenetevi stretti. Si parte per una nuova traversata nelle acque della baia. Vento in poppa e tutti a bordo fino alla fine del viaggio, o vi ritroverete a nuotare con gli squali. Ragazzi, se avete giocato una delle migliori mod per Half-Life Alyx, che sarebbe Gunman Contracts, e vi è piaciuto, sappiate che il gioco sta per arrivare in standalone, cioè il gioco completo. Quindi non più sotto forma di mod, ma un gioco a parte. Gunman Contracts dovrebbe arrivare in accesso anticipato nel 2025, in VR e in flat su Steam. La fase di accesso anticipato dovrebbe durare circa 2 o 3 anni, periodo nel quale verranno pubblicati i vari contratti. Il gioco poi dovrebbe lasciare l'accesso anticipato alla pubblicazione del sesto e ultimo capitolo, ma ancora ovviamente è tutto da vedere, quindi continuate a seguire. Un altro gioco che sta per arrivare su Steam ed esattamente il 24 ottobre è Idili. Se siete sardi oppure visitatori abituali della Sardegna e state già pensando alla località di Isili, nota per la massiccia presenza di nuraghe, avete fatto centro. Infatti si tratta di un horror ambientato esattamente in quelle zone, sviluppato da un team italiano e che proporrà la leggenda di alcune delle tradizioni della Sardegna. Gente, sono stato 11 anni in Sardegna, l'ho girata in lungo e largo, vi assicuro che turisticamente parlando, e no, non solo per il mare e per le spiagge che alla fine ce le abbiamo in tutta Italia, quest'isola però è imperdibile perché è ricca di storia che risale addirittura all'età della pietra, è piena di misteri. Pensate che la civiltà sarda si è evoluta così presto, tanto da avere una cosiddetta età nuragica, risalente appunto ai primi uomini che abitavano l'isola e che lasciarono segni indelebili grazie a queste enormi strutture, appunto i nuraghe, che erano fatte con pietre pesantissime, delle quali al momento non si sa da chi furono costruite e per quale motivo. Ecco, Idili ci porterà alla scoperta di questo mondo e molto altro su questi misteriosi luoghi, ma non vi voglio anticipare troppo. Sono già in contatto con Stefano, sviluppatore principale del gioco, che ha iniziato tutto da solo e il progetto non è partito neanche come gioco, per poi coinvolgere un paio di altre persone e addirittura altri appassionati come lui dall'estero, e non appena il gioco sarà disponibile ve ne parlerò in una recensione dedicata. La scorsa settimana è uscito anche A Quiet Place: The Road Ahead. Ringrazio fra l'altro gli sviluppatori per avermi fornito la chiave. La recensione è già pronta per essere pubblicata e sappiate che abbiamo un degno successore di Alien Isolation, ma con molte più meccaniche studiate appositamente per mettervi ansia e sfruttare al massimo il suono, che non sarà solo una fonte di pericolo per noi, ma a volte anche un modo per sfuggire alle creature che ci braccheranno continuamente. Per maggiori dettagli, voti, pareri personali, pregi, difetti e altro,
vi rimando alla recensione che pubblicherò questa settimana, ma aspettatevi una delle esperienze stealth più intense mai giocate. Se volete acquistarlo e avere uno sconto, potete utilizzare il mio link Instant Gaming che trovate nel primo commento. Si tratta di un horror in cui la sopravvivenza si basa tutta sul nascondersi, pochissima azione, praticamente non c'è shooting, appena qualche accenno, e bisogna fare tutto in silenzio e il gioco ripropone l'ambientazione della serie dei film. Ero un po' scettico sulla riuscita di questo gioco e invece devo dire che è venuto fuori un ottimo titolo. Qualche giorno fa abbiamo avuto un primo sguardo sulla versione standalone di Skydance Behemoth. Si tratta proprio di un breve video che non mostra moltissimo, ma devo dire che quello che vedo mi piace parecchio, soprattutto se penso che si tratta della versione Quest. L'arrivo del gioco è previsto a dicembre e da quello che abbiamo visto finora dovrebbe offrire un mix tra Skyrim e Shadow of the Colossus, con un combat system che sembra essere davvero niente male, basato sulla fisica. Beh ragazzi, non manca molto all'arrivo di questo gioco e ricordate che non è l'unico colosso della VR che abbiamo avuto e che arriverà entro quest'anno. E questo ovviamente alla faccia di tutti quelli che vanno in giro a dire che il 2024 è stato il peggiore anno per la VR. Barba, che ne pensi di questa cosa? Cosa vogliamo dire ai menagrami che gettano ombre sulla VR per favorire altri settori? Ah, quei menagrami non capiscono proprio nulla di venti e maree, capitano. Alla baia, diciamo che il 2024 è stato l'anno in cui la VR ha issato vele più grandi e navigato verso orizzonti più ambiziosi. Giochi come Skydance Behemoth sono solo l'inizio di una tempesta di avventure che arriveranno, e chi non vede il potenziale di queste acque, beh, sarà meglio che resti a terra a rimpiangere ciò che ha perso. Ok, Quest 3, ovviamente parliamo del modello da 128, dopo essere mancato dalla scena per un po' e aver scatenato le fantasie delle tante testate e canali che trattano l'argomento VR, è tornato magicamente sulla scena. È nuovamente acquistabile sia sul sito Meta che su Amazon e a proposito, se dovete acquistarlo, trovate i link nel primo commento. Anche per l'acquisto diretto su Meta con tanto di 30 euro di credito direttamente accreditati sul vostro account utilizzando quelli, visto che adesso sono affiliato ufficiale Meta. Il prezzo è sempre quello scontato che c'era prima, quindi approfittatene prima che vada nuovamente out of stock. Ma si è sicuramente trattato di una mossa per dare spazio a queste 3S. E infatti ce ne possiamo accorgere rispondendo alla domanda: quanto ha venduto il nuovo visore Meta entry level che è disponibile da appena una settimana? Tanto, davvero tanto, perché su Amazon USA è il prodotto più venduto. Quest 3S da 128 occupa il primo posto dei prodotti più venduti per quanto riguarda la sezione videogiochi, mentre PlayStation 5 Pro è al secondo posto e poi al terzo troviamo appunto Quest 3. Barma, ma com'è possibile che Quest 3S sia il prodotto più venduto su Amazon e in giro ci sono incompetenti che dicono che la VR è in crisi o addirittura sta morendo? Ah, capitano, è perché quei bucanieri non sanno leggere la mappa del tesoro. La VR sta navigando a gonfie vele e il Quest 3S ne è la prova. Se è il più venduto su Amazon, vuol dire che la ciurma là fuori è affamata di nuove avventure virtuali. Chi dice che la VR è in crisi, probabilmente ha perso la bussola, o forse non ha mai indossato un visore come si deve. Noi della baia sappiamo bene che questo è solo l'inizio di un lungo viaggio nei mari della realtà virtuale. Ragazzi, è perfettamente in linea con i miei pensieri, Barba. Mi stupisce. Ok, update firmware V71 per visori Meta. Quali sono le novità e come fare l'aggiornamento manuale se non l'avete ancora ricevuto? Intanto è stato ottimizzato lo spatial computing, cioè adesso è possibile spostare le finestre in più punti davanti a noi oppure anche sul pavimento e sul soffitto e si inclinano automaticamente. È stato migliorato anche l'audio spaziale, infatti è possibile sentire la provenienza del suono in base alla posizione della fonte audio. Finora l'apertura delle finestre era limitata a 3, adesso invece è possibile aprire fino a 7 finestre di app 2D, mentre il numero di finestre che possono essere aperte durante l'esecuzione di applicazioni 3D è limitata dal tipo di applicazione 3D che viene eseguita e infatti da quanta RAM questa utilizza.
vita. È stata aggiornata poi la modalità viaggio, è stata aggiunta la possibilità di aprire un portale nella vostra home che vi porterà direttamente all'interno di Horizon Worlds, è stato migliorato l'aspetto degli avatar, sono stati aggiunti tanti nuovi tratti per personalizzarli, la nuova meta Uplink PC ora consente di fare lo streaming direttamente, è possibile selezionare il formato per scattare le foto, quindi o quadrate oppure 16 noni, e infine il visore può tracciare la tastiera fisica, quindi quando portate le mani sulla tastiera per scrivere finalmente la vedete fisicamente. Se ancora non avete ricevuto l'aggiornamento automatico, potete seguire la mia guida completa passo passo per scaricare gli archivi con il nuovo firmware e fare l'update manuale. È semplicissimo. Parliamo di cose da maschi. Dig VR è un divertentissimo simulatore che vi mette alla guida di un escavatore per svolgere i lavori di scavo più disparati: demolizione, riparazione, giardinaggio di larga scala, molto immersivo e coinvolgente. Sarebbe dovuto uscire a breve, ma Just Add Water si è resa conto che avrebbe dovuto fare i conti con Batman Arkham Shadow, che uscivano nello stesso giorno, e ha detto: sai che c'è, lo rinvio di qualche settimana. Questo folle gioco che vi ho già mostrato in esclusiva in anteprima non uscirà più il 25 ottobre ma il 14 novembre, e non è una mia ipotesi quando dico che Just Add Water non si voleva scontrare con Batman, ma sono stati loro stessi sui loro profili social a dichiarare di voler evitare lo scontro, dicendo proprio che Batman non si può battere. Ad ogni modo, Dig VR crea dipendenza, ma ve ne parlerò meglio alla sua uscita. Arizona Sunshine Remake è uscito la settimana scorsa, potete recuperare la recensione se ve la siete persa. Ragazzi, come state voi stessi confermando dopo aver visto la mia recensione e aver acquistato il gioco, come dite voi stessi tra i commenti, è una bomba. Il gioco non è un semplice DLC dell'originale che si installa sull'originale e ne migliora la grafica. È un gioco totalmente nuovo, cioè rifatto da capo. È disponibile su tutte le piattaforme e se avete il capitolo originale potete avere il remake con soli 10 euro, altrimenti potete utilizzare il mio link Meta per acquistarlo col 10% di sconto e lo avrete sia su Quest che su Rift, quindi anche la versione PC Meta. Altrimenti potete utilizzare il mio link Instant Gaming per acquistarlo su Steam a prezzo scontatissimo. Ovviamente trovate tutti i link nel primo commento. Avrete notato che la scorsa settimana ho pubblicato praticamente un video al giorno con parti del gameplay di Silent Hill 2 Remake. Non sto portando il gameplay completo uno a uno, ma si tratta di puntate da circa 30 minuti ciascuna in cui vi mostro le cinematiche, le note con parti importanti per storia e indizi per la risoluzione degli enigmi e ovviamente la soluzione con gli enigmi stessi. Quindi è un riassunto del gameplay escludendo le parti di esplorazione e i momenti morti. Al momento però ho preso una pausa dal pubblicare questi video perché, anche se sto continuando a giocarlo e a registrare, ho altri contenuti da seguire e pubblicare, quindi altri giochi, accessori, recensioni, le news, e non essendo un lavoro a tempo pieno e avendo altri impegni, riesco a concentrarmi solo su una cosa per volta. Quindi se faccio un tipo di video non riesco a farne altri. Insomma, pubblicherò il resto del gameplay di Silent Hill 2 Remake nei prossimi giorni, ma intanto vediamo come sta andando Silent Hill 2 Remake. A poco meno di una settimana dalla sua uscita aveva già raggiunto 1 milione di copie vendute. È tanto? È poco? Purtroppo non è facile stabilirlo perché né lo sviluppatore né l'editore hanno dichiarato quanto è costato il progetto né quali fossero gli obiettivi stabiliti, quindi per capirlo con esattezza dovremo comunque aspettare la chiusura dell'anno fiscale. 1 milione di copie nella prima settimana di gioco comunque di sicuro poco non è. Undead Citadel, gioco di combattimento con le spade basato sulla fisica in cui si gioca nei panni di un cavaliere alle prese con un esercito di non morti che ha preso d'assalto una cittadella medievale, è approdato su visori Meta in standalone. Finora disponibile solo su Steam VR, Undead Citadel ripropone esattamente la stessa esperienza ma senza fili e senza bisogno di un PC. Nei prossimi giorni vi porterò un confronto grafico fra le due versioni e se volete acquistare
acquistarlo, potete trovare il link nel primo commento col 10% di sconto. Alcune immagini sono state condivise su Instagram e Threads da Andrew Bosworth, il braccio destro di Mark Zuckerberg, e in una di queste immagini tiene in mano qualcosa che ha attirato l'attenzione di molti. Pare essere proprio un prototipo di un visore che non è identificabile in nessuno di quelli già noti e mostrerebbe alcune caratteristiche mai viste finora nei visori Meta, come per esempio un frontalino molto largo e curvo che suggerisce un campo di visuale molto più ampio. Si nota poi un dispositivo montato sulla parte superiore, attaccato come se fosse un accessorio, quindi secondo me si tratta di un sistema di tracciamento che generalmente usano per evitare di montare telecamere integrate nei prototipi. La cosa che ha attirato la mia attenzione però è la presenza di un cavo sul lato sinistro del visore, cosa che mi fa pensare a un dispositivo che può essere collegato a un PC, e noto che è un cavo piuttosto robusto, quindi potrebbe trattarsi anche di un cavo DisplayPort. Teniamo bassi gli entusiasmi però, perché come ho già detto Meta ha tanti prototipi che non vedranno mai il commercio, perché vengono utilizzati per testare delle funzioni specifiche che poi verranno inserite nei visori che poi verranno commercializzati. Quindi quello che tiene Bosworth in mano secondo me è un tester, ossia un giocattolo da laboratorio per fare delle prove e niente più. Bloober Team ci ha preso gusto e dopo il successo di Silent Hill 2 Remake annuncia già di essere al lavoro su un altro horror, stavolta sci-fi. Si chiama Chronos The New Dawn. Ma cosa offre? Qual è la storia? Cosa dovremmo fare in questo nuovo survival horror? Il solito cataclisma che ha stravolto il mondo, ed è stato istituito un gruppo di ricerca che, viaggiando nel tempo, dovrà raggiungere la Polonia degli anni '80 per salvare personaggi chiave che sono morti invece nell'Apocalisse. Non sarà facile ovviamente, perché avremo a che fare con mostri mutanti che ci terranno molto impegnati. Promette di essere un survival horror più improntato sull'azione, e la storia del viaggio del tempo mi sembra anche molto interessante. Teniamo d'occhio questo gioco quindi e aspettiamo altre novità. Se non siete ancora iscritti, è tempo di salire a bordo e far parte della ciurma. Non dimenticate di lasciare un like al video e di ringraziare per aver navigato con noi fino alla fine. Bravo. E se volete supportare la baia, lasciate qualche doblò nel forziere con il tasto super. Grazie. Che il vento sia sempre a favore e ci rivediamo alla prossima avventura. Vi ricordo inoltre di utilizzare i link che trovate nel primo commento e nella descrizione del video per l'acquisto di MetaQuest 3 e 3S, oppure su Amazon, oppure direttamente su Meta. Vi ricordo che se utilizzate i link per l'acquisto direttamente su Meta dovrete scegliere voi stessi il taglio di memoria, a 128, 256 oppure 512, e in automatico riceverete i 30 euro di credito all'attivazione del visore. Mentre se utilizzate i link per acquistarlo su Amazon, dovete utilizzare il link giusto per il taglio di memoria, e dopo l'acquisto, o comunque prima dell'attivazione, dovete utilizzare il link referral per i 30 euro di credito. Poi altri link utili sono quelli che vi consentono di avere sconti per accessori VR di Kiwi Design, CyberVR, VR Cover, Aubica, AMVR, e lenti graduate VR Rock per proteggere lenti del visore, i vostri occhi dalla luce blu, e se usate gli occhiali da vista potete personalizzare le lenti sul sito con la vostra gradazione e potrete giocare senza occhiali. Bene, ciurma, Barba vi ha già salutato, io vi ricordo di iscrivervi, mettere un like al video se vi è piaciuto, ci vediamo tra i commenti per discutere degli argomenti trattati in questo video, e ricordate, se volete potete supportare lasciando qualche doblone nel forziere della baia col tasto super grazie. Dal vostro capitano Ben è tutto, vi aspetto nella baia insieme a Barba per una prossima avventura. Un saluto marmaglia. Ho ho!